Bene, bentornati amici, oggi parliamo della religione in Locke, dopo aver trattato molto lungamente le sue dottrine sulla conoscenza. Abbiamo visto che alla base della conoscenza per Locke c'è la reason, cioè la ragione. Ciò che bisogna escludere dalla conoscenza, secondo Locke, sono le beliefs, le credenze. Esse non fanno parte della ragione. Quando parla di credenze, parla di qualcosa che provoca entusiasmo, fanatismo, irrazionalismo. Fate attenzione, questa visione razionale, per quanto pragmatica, per quanto anche probabilistica della conoscenza, questa visione razionale della conoscenza Locke la applica anche alla religione, al cristianesimo. Questo è fondamentale. Nel 1695 Locke pubblica un libro di straordinaria importanza che influenzerà moltissimo gli illuministi, ma sarà anche sfruttato già l'anno successivo da Toland. Sarà sfruttato e portato alle estreme conseguenze dai freethinkers, i cosiddetti liberi pensatori o deisti inglesi, tra cui il più importante, di origine irlandese, sicuramente John Toland. Questo libro cerca di fondare il cristianesimo in maniera proprio illuministica, come un sistema puramente razionale. Locke dice che il cristianesimo è vera religione perché, a differenza delle altre religioni, si giustifica anche soltanto con la ragione. Attenzione, Locke non è un deista come molti pensano, è un cristiano ultra semplificato, è molto tollerante, lui semplifica totalmente il cristianesimo, ma non arriva al deismo. Sarà Toland che sfrutterà queste cose che dice Locke per trasformare il cristianesimo in una sorta di deismo illuministico. Locke, anche se molti l'hanno considerato ateo, hanno pensato che mentisse, dissimulasse, ma noi non abbiamo il diritto di dire questo. Locke ha sempre detto di essere un cristiano e noi perché non ci dobbiamo credere? Locke semplicemente dice, a differenza di moltissima tradizione cristiana, che il cristianesimo è un sistema completamente razionale. Lui non crede neanche nei miracoli. Dice che il cristianesimo è totalmente compatibile con la ragione e con la filosofia. Lui, attenzione, per dire questo non sminuisce il cristianesimo, al contrario, lui anzi sostiene che il cristianesimo proprio per questo motivo è l'unica religione vera. Tutte le religioni infatti su cosa si basano? Sulla fede. Come si fa a decidere qual è la religione vera? Ognuno dice per fede, per sentimento, per rivelazione divina. E qual è il vero Dio? Qual è davvero la religione che ha avuto la rivelazione e le altre rivelazioni sono false? Non si può discriminare. Tutte le religioni dicono la mia religione è vera perché ci sono miracoli, perché Dio si è manifestato ai miei profeti, si è rivelato, mi ha dato il libro sacro. Tutte le religioni dicono la mia religione è vera in base a un sentimento, una fede. Secondo Locke, guardate la furbizia di Locke, in questo modo non si può decidere in alcun modo quale sia la religione vera, sono tutte sullo stesso piano, compreso il cristianesimo. Invece, se tu interpreti il cristianesimo come un sistema completamente razionale, tu dimostrerai che il cristianesimo è l'unica religione diversa dalle altre, ed è vera perché mentre le altre si basano su rivelazioni, sentimenti, fede, interiorità, miracoli, tutte cose che possono essere false, di cui non c'è nessuna prova, invece il cristianesimo ha una prova filosofica della sua verità, perché il cristianesimo corrisponde alla ragione umana, è un sistema completamente razionale. Lui usa proprio la parola reason. L'opera importante che vi stavo accennando, 1695, si chiama proprio The Reasonableness of Christianity, la ragionevolezza del cristianesimo, 1695. In italiano viene anche tradotta a volte come il cristianesimo ragionevole, però io preferisco la traduzione letterale, la ragionevolezza del cristianesimo. Locke cerca di dimostrare che il cristianesimo è totalmente compatibile con la ragione umana e può essere dimostrato come vero e creduto solo sulla base della ragione, non sulla base della fede. D'accordo? Quindi il cristianesimo è completamente compatibile con la ragione. Non c'è nulla nel cristianesimo che sia, come lui si esprime, contrary to reason, cioè contrario alla ragione. Nulla nel cristianesimo, anche i dogmi o le cose che sembrano più astratte, più strane,
è in contrasto con la ragione, anzi tutto può essere dimostrato filosoficamente e razionalmente, anche la Trinità, anche le cose che sembrano più lontane dalla razionalità. Non c'è nulla nel cristianesimo che sia contrary to reason. Tutte le proposizioni del cristianesimo sono according to reason, in accordo con la ragione. Non c'è nulla che sia in contrasto con la ragione. Ma allora, qual è la differenza tra il cristianesimo e una qualsiasi filosofia? Il cristianesimo è una religione perché, attenzione, ha un'unica cosa che ti chiede di credere. Fate attenzione perché la distinzione è sottile e sarà rifiutata da Toland. Quello che ti chiede di credere il cristianesimo è qualcosa di above reason, cioè al di sopra la ragione. Lui fa una distinzione tra ciò che è contrary to reason, irrazionale, e il cristianesimo secondo lui non contiene niente di contrary to reason, e quello che è above reason. Il cristianesimo ti chiede di credere una sola cosa, non proprio per fede, ma una sola cosa soprannaturale, una sola. Puoi credere anche in niente delle altre, miracoli, eccetera. Devi credere nella resurrezione di Cristo. Secondo lui la resurrezione di Cristo non è contraria alla ragione, non è propriamente according to reason, perché in base alla ragione io posso pensare che nessuno muoia e risorga, però è above reason, qualcosa di straordinario che di solito non succede, ma è pienamente comprensibile dalla ragione. Se io vi dico che un uomo è morto e poi è risuscitato, è tornato alla vita, voi capite quello che vi sto dicendo? Sì che lo capite, voi capite razionalmente ciò che sto dicendo, cioè è come se lui dicesse un fenomeno paranormale, un fenomeno eccezionale, un fenomeno che un'anomalia, un fenomeno che di solito non si verifica mai, però non è un fenomeno, capite, che è contrario alla ragione, è qualcosa che è al di sopra della ragione, above reason, ed è l'unica cosa che il cristianesimo vi chiede di credere per essere creduto come una religione. L'unica cosa importante della religione cristiana è che Gesù è il Messia. Ricordate che anche Hobbes diceva una cosa del genere? Secondo Hobbes l'unico articolo fondamentale del cristianesimo era che Gesù è il Cristo, poi al di là puoi credere quello che vuoi, al di là della professione Gesù è il Cristo, secondo Hobbes il sovrano leviatanico assolutista poteva decidere qualunque cosa in materia di religione, perché erano tutte cose indifferenti. La stessa cosa fa Locke. L'unica proposizione fondamentale nel cristianesimo è credere che Gesù è il Messia. Poi puoi essere cristiano a modo tuo, tutti sono cristiani, tutti quelli che ammettono che Gesù è il Messia, quello profetizzato dall'Antico Testamento. Il Messia è quello che muore e poi risorge per salvare tutta l'umanità. L'essenza del cristianesimo è solo in questa cosa. Esiste un solo articolo di fede fondamentale della religione cristiana, che non deve essere creduto in base alle beliefs che lui disprezza, non è una credenza. Il fatto che Gesù sia il Messia sia risorto, qualcosa di above reason, non di contrary to reason, qualcosa che è al di sopra della ragione ma pienamente comprensibile razionalmente. Il cristianesimo vi chiede di credere ad affermazioni che sono tutte according to reason, tranne una che è above reason, è al di sopra della ragione, ma non è contraria alla ragione, cioè il fatto che Gesù è il Messia, Gesù è il risuscitato. Il cristianesimo diventa un sistema totalmente razionale. Ok, c'è questo particolare dell'above reason, ma insomma è l'unica cosa che devi credere. Un fenomeno anomalo, paranormale, ma che non è per niente misterioso, oscuro o incomprensibile. Tu capisci benissimo razionalmente che Cristo è l'unico caso della storia che è morto e poi è risuscitato, significa che è il Messia. Quindi la razionalizzazione del cristianesimo di Locke è importantissima. Questo è già illuminismo e piacerà moltissimo agli illuministi, sia inglesi che francesi. Locke, a differenza di quanto molti dicono, come il suo amico Newton, non è un deista. Non è un deista come Voltaire, è un cristiano, soltanto che appartiene a un cristianesimo ultra semplificato.
Questo consente, attenzione a Locke, questo è importantissimo, di essere uno dei primi assertori nella storia dopo Spinoza, immediatamente dopo Pierre Bayle, uno dei primissimi assertori della tolleranza religiosa. Locke è un maestro di tolleranza religiosa per i successivi illuministi settecenteschi. Scrive le sue opere sulla tolleranza tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento. Scrive 3 lettere sulla tolleranza, la prima, la seconda e la terza lettera sulla tolleranza. La prima è la più importante. Scrive anche un saggio sulla tolleranza. La tolleranza si basa proprio sul fatto che se il cristianesimo è un sistema razionale che si riduce a un solo articolo di fede, comunque non contrario alla ragione, Gesù è il Messia, tutti possono essere legittimamente cristiani, basta che credano in quest'unica cosa, che Gesù è il Messia. Poi possono credere a quello che voglio, per essere cristiano ti basta credere quest'unica cosa. Poi puoi essere protestante calvinista, protestante luterano, protestante quacchero, puoi essere cattolico, puoi avere un cristianesimo come vuoi tu, non essere di nessuna chiesa. Tutti devono essere tollerati, i cristiani, perlomeno tutti i protestanti, poi vedremo, perché per essere cristiani basta quell'unica base, e quell'unica base semplicissima in comune. Devi ammettere che Gesù è il Messia. Per il resto, tutto il resto è libero, è opzionale, puoi pensare che ci sia, che non ci sia la Trinità, o che ci sia la Trinità, puoi pensare che Gesù abbia detto di amare il prossimo, puoi anche pensare che non lo abbia detto, puoi pensare che ci si salva con la grazia o ci si salva con il libero arbitrio, puoi pensare che Gesù abbia istituito una chiesa o non l'abbia istituita, puoi pensare tutto quello che vuoi, puoi essere cristiano in 100, in 1000 modi diversi, basta che tu abbia quest'unico fondamento. Qualunque cristiano basta che ammetta l'unico fondamento, l'unico dogma, Gesù è il Messia. Non puoi dirgli che è sbagliato, non puoi dirgli che è eretico, può essere cristiano in 100 modi diversi, ma tutti quelli che ammettono una verità fondamentale nel cristianesimo, quindi tutte le sette protestanti, hanno diritto alla tolleranza, perché si differenziano in cose non essenziali, essendo l'unica cosa essenziale l'accettazione che Gesù è il Messia, il Salvatore. La tolleranza religiosa di Locke è di straordinaria importanza, segna quella che si stava delineando in Inghilterra dopo la seconda rivoluzione inglese, cioè una ampia tolleranza religiosa. Locke non è l'inventore di questa cosa, attenzione, addirittura nella Chiesa di Stato inglese, la Chiesa ufficiale, la Chiesa anglicana o episcopale, si stava sviluppando un movimento che si chiama latitudinario, i men of latitude. Latitude significa ampiezza, ampiezza di tolleranza. C'erano addirittura dei vescovi anglicani che portavano avanti questa idea tolleranza del latitudinarianesimo. La fazione latitudinaria all'interno della Chiesa anglicana diceva una cosa del tutto simile a quello che diceva Locke: basta aderire a pochi principi di base del cristianesimo e tutte le sette cristiani protestanti sono cristiane a loro modo, ma sono cristiane e devono essere tolleranti, perché basta riconoscersi in pochi principi fondamentali. Poi ogni setta o ogni persona può credere o fare quello che vuole. Quindi Locke non si inventa delle teorie strane e straordinarie. Locke segue il pensiero tollerante di una parte della Chiesa anglicana, episcopale inglese della sua epoca, la tendenza latitudinaria. Proprio lui riflette quello spirito di tolleranza che si stava diffondendo in quegli anni in Inghilterra, che però escludeva gli atei e i cattolici. Attenzione, così come sarà per alcuni illuministi francesi, la tolleranza ha dei limiti. La tolleranza non può accettare coloro che sfruttano la tolleranza, la libertà di religione, per cercare di imporre la loro religione. Cioè,
La tolleranza non può tollerare gli intolleranti. Se una setta religiosa non si limita ad esprimere delle idee, ma ha delle pratiche intolleranti, se una setta religiosa, qualora prendesse il potere, negherebbe la tolleranza agli altri, allora quella setta religiosa non può essere tollerata. E lui ce l'ha con i cattolici. I cattolici, a differenza delle altre chiese, tutte le chiese protestanti, devono essere esclusi dalla tolleranza, ma non per le idee che hanno, perché anche loro credono che Gesù è il Messia, perché secondo Locke i cattolici non esprimono solo delle idee, ma fanno anche delle azioni politiche, sono una fazione politica al servizio del Papa che li autorizza a non rispettare le leggi quando c'è un sovrano eretico, per esempio il sovrano anglicano inglese, e cercano di prendere il potere e di negare la tolleranza agli altri. Quindi non si può far proliferare religioni, nel suo caso il cattolicesimo in Inghilterra, che approfittano della tolleranza per negare la tolleranza agli altri. Io ti tollero, tu puoi essere un cristiano anche strano, quello che vuoi, ma solo se tu tolleri gli altri. Fai il cristianesimo che vuoi per i fatti tuoi e lasci che gli altri seguano le sue idee. Invece i cattolici per lui erano al servizio di un capo politico straniero, il Papa, ed erano intolleranti. Dovunque vanno al potere, dice Locke, eliminano la libertà perché sono per l'assolutismo ed eliminano la tolleranza religiosa. Loro dicono espressamente, il Papa lo dice, che può esistere solo la religione cattolica al mondo, e quindi dovunque vanno al potere perseguitano ed eliminano le altre religioni cristiane. Quindi non possono essere tollerati, perché non sono tolleranti e sfrutterebbero la tolleranza per imporre l'intolleranza. Quindi Locke nega la tolleranza ai cattolici. Voi direte che cattivo, ma non la nega perché i cattolici abbiano delle idee eretiche, non gli interessano affatto le idee. La nega ai cattolici per motivi politici, perché i cattolici sono una religione che andrebbe a reprimere la libertà e la tolleranza di tutti gli altri. Allo stesso modo sono esclusi gli atei dalla tolleranza. Ci sono due importanti categorie che sono escluse dalla tolleranza, che devono essere represse, che non possono esistere, o seppure esistono sul suolo d'Inghilterra, atei cattolici devono essere tenuti a bada, non possono entrare al Parlamento, non possono esercitare determinate professioni. I cattolici vi ho detto perché, gli atei perché sono esclusi dalla tolleranza. Questa è un'idea di tolleranza ancora molto diffusa adesso in Inghilterra e soprattutto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti d'America c'è netta separazione tra Chiesa e Stato. Tu ancora adesso hai la libertà di culto, puoi essere anche nelle regioni più strane, la Chiesa di Satana, ma devi comunque avere una religione, non puoi essere ateo. Gli atei ovviamente sono liberi anche negli Stati Uniti d'America adesso, però sono visti comunque con sospetto. C'è l'idea tipicamente anglosassone della tolleranza, è io tollero qualunque religione, ma tu devi avere una religione, perché avere una religione, per quanto singolare, per quanto lontana del cristianesimo, significa comunque avere un principio morale, avere l'idea che tu sarai ricompensato o punito in un'altra vita per quello che hai fatto. Gli atei, come i cattolici, non possono essere buoni cittadini e non rispetteranno le leggi. I cattolici perché sono una fazione politica con il Papa che li istiga a non rispettare le leggi quando sono in contrasto con la dottrina cattolica. Gli atei non rispetteranno le leggi perché sono atei e quindi loro pensano che non avranno alcuna sanzione soprannaturale. Locke dice un ateo perché dovrebbe tener fede ad un giuramento, perché dovrebbe comportarsi bene, anche se viola il giuramento, anche se si comporta male, non avrà nessuna, dal punto di vista dell'ateo, non avrà nessuna punizione, pena sovrannaturale. Non può essere un buon cittadino. Per rispettare il sovrano e rispettare le leggi, tu devi avere un Dio. Quello che vuoi tu può essere, però devi avere un Dio, perché si tratta di un principio morale, un principio che stabilisce che tu accetti di essere un buon cittadino. Gli atei non hanno interesse a rispettare le leggi, a rispettare il sovrano, eccetera, perché pensano che anche comportandosi male non avranno nessuna conseguenza dopo la morte. Quindi attenzione, la tolleranza di Locke, ma questo vale anche per tutti gli illuministi francesi,
È una tolleranza limitata, la tolleranza vale solo per coloro che sono tolleranti, quelli che sono intolleranti, noi oggi potremmo aggiungere altri gruppi, per esempio gli integralisti islamici, secondo Locke non devono assolutamente essere tollerati. La tolleranza illuministica che parte da Locke non c'entra niente con l'attuale relativismo culturale che dice ma loro fanno delle cose orribili, vogliono farsi saltare in aria, però boh, è la loro cultura, hanno la loro legge nel libro sacro, non rispettano la legge dello Stato, ma vabbè, dobbiamo andare incontro perché è la loro cultura. La tolleranza di Locke e degli illuministi non è relativismo culturale, rinuncia a giudicare e a valutare le altre religioni, possono fare quello che vogliono. No, la tolleranza ha una condizione: tu devi tollerare gli altri, devi rispettare le leggi e devi comportarti in base ai principi dello Stato che ti ospita, altrimenti io non ti tollero. Fate attenzione a questo, perché molto spesso si parla di tolleranza illuministica, di tolleranza di Voltaire, come se Voltaire avesse detto puoi pensare quello che vuoi, anche le cose più orribili, devi essere tollerato. Voltaire non ha mai detto questo. La famosa frase che si attribuisce a Voltaire, odio le tue opinioni ma mi batterò fino alla morte per fartele esprimere, è una frase falsa che non esiste nelle opere di Voltaire e che non rappresenta assolutamente il pensiero di Voltaire. Sarebbe stupido relativismo culturale, e quindi attenzione, perché spesso sovrapponiamo i nostri meccanismi mentali, la nostra mentalità, il nichilismo, il relativismo all'illuminismo settecentesco, ma la tolleranza dell'illuminismo settecentesco è limitata, non accetta gli intolleranti, non accetta qualunque cosa in nome del relativismo culturale. Locke e gli illuministi erano tolleranti, sì, ma non stupidi. Buonasera a tutti.